Dopo che il generale punico Annibale ebbe assediato e conquistato Sagunto, il Senato romano dichiarò guerra a Cartagine, dando inizio alla seconda guerra punica. Per tutta risposta, Annibale radunò le truppe al suo comando e marciò via terra verso l'Italia, evitando il blocco navale romano e arruolando contingenti galli nel passaggio delle loro terre. Arrivato in Italia, sconfisse gli eserciti romani sul Ticino, sul Trebbia e sul Trasimeno. Poi marciò verso la Puglia per rifornire i suoi uomini. A questo punto i romani allestirono un poderoso esercito per sconfiggere la minaccia del generale punico definitivamente a Carne. I romani schieravano un esercito di circa 80.000 uomini, composto da 8 legioni romane più 8 legioni fornite dagli alleati. A capo dell'esercito vi erano i due consoli, Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone, che come da tradizione si alternavano giornalmente alla guida dell'esercito. L'esercito cartaginese alla guida del generale Annibale era composto da circa 55.000 uomini, di cui 40.000 fanti, tra i quali 22.000 celti e iberici, e 10.000 libici, i quali costituivano la fanteria pesante africana. La cavalleria era costituita da 10.000 cavalieri, ben più numerosa quindi di quella romana, che ammontava a sole 6.000 unità. I romani disponevano le loro legioni nella tipica formazione manipolare, con velites in prima linea, astati in seconda, principes in terza e in ultima fila gli esperti triari. La cavalleria, equamente distribuita sulle ali, proteggeva le fanterie. Gaio Terenzio, cercando di sfondare il centro cartaginese, schierò l'esercito in una formazione molto più stretta del solito, limitandone perciò la mobilità durante tutto lo scontro. I cartaginesi schieravano al centro i reparti celti e iberici, comandati direttamente dal generale Annibale, e ai lati più arretrati a formare una formazione a mezzaluna detta a doppio fianco rifiutato rinforzato i reparti di fanteria pesante africana. Similmente ai romani, Annibale schierò alle ali dell'esercito la cavalleria, rinforzandone però maggiormente il lato sinistro rispetto a quello destro. La battaglia iniziò con lo scontro fra le fanterie leggere, che lanciarono i loro proiettili e si ritirarono dietro i rispettivi schieramenti. A quel punto la cavalleria punica attaccò i reparti di cavalieri delle ali romane. I reparti di cavalleria alla destra dello schieramento romano, meno numerosi e chiusi nello stretto spazio tra il fiume Aufidus e le legioni, furono presto sconfitti dai gallo-iberici. Mentre questo succedeva, il grosso dell'esercito romano iniziava la sua avanzata entrando in contatto col centro dell'esercito punico. Mentre il centro punico arretrava sotto la pressione romana, la cavalleria cartaginese dell'ala sinistra portò il suo aiuto alla ala destra, mettendo in fuga la cavalleria romana anche in questo settore. Al centro, la fanteria romana, continuando a premere indietro quella cartaginese, aveva creato un cuneo avanzato, sbilanciando il proprio schieramento che rimaneva così molto debole nelle ali. Annibale sfruttò subito la situazione per ordinare una rapida manovra di aggiramento alle proprie ali di fanteria pesante e richiamò la cavalleria vittoriosa su quella romana per attaccare le retrovie dell'esercito romano. L'intero esercito romano era caduto in una trappola, rimanendo accerchiato. Da questo momento in poi la battaglia si trasformò in una strage. I legionari incalzati da ogni lato si accalcavano sempre di più al centro, limitando il proprio spazio di manovra e finendo infine decimati dall'esercito punico. A fine giornata l'esercito romano perse circa 44.000 soldati, mentre i cartaginesi persero circa 7.000 uomini. Il console Lucio Emilio Paolo, contrario allo scontro campale, morì durante la battaglia, mentre Varrone sopravvisse.